Buongiorno a tutti, lo so, vi ho spiazzato. Questa volta il video lo inizio così, dal salotto di casa, perché quello che ho da dire lo ritengo importante e siccome so che tanti non arrivano al fondo del video, ho deciso di metterlo all'inizio. Una piccola premessa però, è doverosa. Ciò che ho prodotto e che vorrei continuare a produrre, l'ho fatto esclusivamente per il piacere di poter condividere quanto di meraviglioso questo nostro pianeta ci possa offrire, la diversità delle persone e della natura. E l'ho fatto da allievo e non da insegnante, perché ancora tanto ho da imparare anche io. Questo è un messaggio di ringraziamento che volevo fare con il mio faccione, ma soprattutto volevo che arrivasse a tutti voi. A voi che mi avete tenuto compagnia con i vostri messaggi durante il viaggio, quasi in tempo reale. A voi che mi avete ringraziato per avervi fatto viaggiare con me. A voi che mi avete dato preziosi consigli. Un grazie a voi che vi siete iscritti al canale e a voi che guardate ma non vi siete ancora iscritti. A proposito, potrebbe essere un buon momento per farlo. Cliccate sul tasto iscriviti. È gratis e magari aiutate me a crescere e a proporre qualcosa di migliore. Quindi, senza darvi ulteriore fastidio, un grazie di cuore a tutti voi. Ragazzi, non avete idea di quanto ci ho messo a fare questo video. Non è proprio pane mio. Dopo quasi un mese in giro lontano da casa, tra un misto di euforia nel sapere di rivedere i miei affetti e tristezza nel lasciare l'Africa e questa gente, è arrivato anche il momento di rientrare. E tutte le domande, i dubbi, le paure che avevo prima di mettere piede in questa meravigliosa terra hanno avuto risposta. E non trovo parole migliori di quelle di un certo Ferioli B. Non so chi sia, ma un caro amico, un viaggiatore, le ha pubblicate sulla sua pagina social. E io le ho fatte mie. Sono 9 mesi in giro per il mondo, in tutte le strade del fottuto mondo, da solo. Non so nemmeno quante persone ho conosciuto e quante religioni ho visto. Sono stato seduto al tavolo con chi vendeva diamanti e con chi non aveva nemmeno le scarpe. Cosa ho imparato? Che se sorridi ti sorridono, che se porti rispetto ti rispettano e che solo gli ignoranti sono razzisti. Solo gli ignoranti parlano per sentito dire, perché lo vedono in TV, perché lo leggono in un articolo, perché lo sentono in radio. Ma cosa sapete realmente del mondo? Quante mani avete stretto? Quanti abbracci avete dato? Quante volte avete pianto con qualcuno che conoscevate da meno di 3 giorni? Smettete di odiare chi è diverso. Smettete di odiare quello che non conoscete. Era l'ultimo rimasto. 26 ottobre, fatti 700 km in circa 8 ore di viaggio. Sosta per la notte appena fuori Alicante, al campeggio El Jardín, a 22 euro. 27 ottobre, oggi riparto col sole. È una giornata splendida, l'aria è asciutta e nonostante sia quasi novembre, la temperatura è oltre i 20 gradi. Avrei voluto fare solo 2 soste prima di casa, ma fare più di 1000 km al giorno sarebbe stato stressante. Quindi mi fermo a Pineda de Mar, a pochi chilometri dal confine francese, e dormo nello splendido albergo Merchet, cogliendo l'occasione di una stanza a 20 euro. Il 28 ottobre, la strada per il rientro è noiosa, ormai la conosco come le mie tasche.
Quindi, oggi, per movimentare un po' la giornata, ho deciso di sacrificare un po' di tempo entrando in Francia dalla vecchia frontiera. È la strada N260 che collega Portbou, in Spagna, alla D914 che scende a Cerbère, in Francia. È una via panoramica, una di quelle strade che i motociclisti percorrono il sabato quando il sole ti fa venir voglia di scappare dalla routine. A chi non l'avesse già percorsa, consiglio di farla almeno una volta. E questo è il vecchio posto di polizia e dogana, ormai abbandonato dalla firma del Trattato di Schengen. Lasciata l'ultima appendice dei Pirenei alle spalle, il paesaggio muta nuovamente. Oggi la sosta è prevista a Nîmes, dove ho prenotato una stanza all'hotel della catena F1, posto che consiglio solo agli avventurieri, dove ho trascorso la notte a 44 euro. Il prezzo è alto, ma in genere è così tutta la Francia, e comunque in città non si trova nulla a meno. Conosco già la città di Nîmes, ma il suo fascino mi attrae prepotentemente e mi fermo sempre volentieri. Percorrendo le sue strade è come percorrere in pochi minuti 2000 anni di storia. La Torre Magna, la Maison Carré, la cattedrale, l'arena, il giardino della fontana e tanto altro ancora. L'elenco sarebbe lunghissimo, senza dimenticare il centro storico pieno di bistrò, patisserie e negozietti che hanno mantenuto l'aspetto di quando furono aperti nei primi del Novecento. E se non bastasse, è a un'ora dal mare, così come dalla città di Avignon, anch'essa ricca di storia. A poco più di 5 ore da Torino, può essere un'ottima alternativa per un lungo weekend. 29 ottobre, ultimo giorno di viaggio, e tristemente ad Avignon c'è anche la nebbia a ricordarmelo. E passare accanto alle vecchie mura della città e sotto quel che resta del ponte San Benedetto è davvero suggestivo. Peccato che il traffico rovini l'atmosfera. Questa avventura è proprio finita. E mentre mi filo nelle gole tra le montagne francesi, 1000 pensieri ed emozioni mi assalgono, pensando a ciò che è stato. Mi ritornano in mente i 1000 volti delle persone che ho incrociato e anche se probabilmente non vedranno mai questo video, vorrei ringraziarle pubblicamente per aver fatto parte del mio cammino, anche se solo per pochi istanti. Mubarak, Mohamed, Mustafa, Laksim, Jawad, Camilla e i suoi amici e tutti gli altri con i quali mi scuso se non li ho citati, ma sarebbe un lunghissimo elenco. Quindi grazie. Grazie per aver arricchito questa mia esperienza con la vostra presenza e mi auguro che sia un arrivederci. Like Icarus, we fly with courage.
Passato il Monginevro, anche l'ultima frontiera è alle spalle. Poi Clavière. Ora tutto mi è più familiare. Sono le mie montagne, la strada per Susa, l'inconfondibile profilo della secolare fortezza di Exilles. E infine lassù, su quella punta sporgente, la Sacra di San Michele, spartiacque tra la montagna e la pianura. Un'ultima curva per concludere questo fantastico viaggio di 7.800 km. Un'esperienza indimenticabile.